Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. No, questo non è il solito video che riguarda dispositivi con Apple CarPlay. Questo è un dispositivo diverso da tutti gli altri. Funziona bene, ha delle particolarità antifurto. Sì, questa introduzione forse vi ricorda un altro dispositivo, avevo iniziato Super Geo allo stesso modo, perché aveva un sistema antifurto interessante. Beh, questo è ancora migliore. È della CarPod Go. È adatta sia alle auto moderne che alle auto meno moderne. Ma sulle auto meno moderne, avendo la possibilità di utilizzare anche la retrocamera, la trasforma completamente. 60 fps, luminosissimo con regolazione automatica della luminosità. Questo è da 2 mesi e mezzo nella mia macchina, non ho più intenzione di toglierlo, non vedo l'ora di rimuovere questa pellicola insieme a voi. Finalmente rimossa, e adesso vediamo il dispositivo e vediamolo in funzione. Ovviamente vi lascerò il link giù, tutti i vari codici di sconto, il prezzo lo metto da questa parte. Ma adesso iniziamo il video perché vedrete quanto è interessante questo CarPod Go. Abbiamo sul sedile tutto quello che troviamo all'interno della confezione, quindi questa scatola in cartone, il dispositivo ovviamente touchscreen, la scatola che lo contiene e poi i vari accessori. Questo è un adattatore accendisigari, addirittura con un tastino per accendere e spegnere, il cavo abbastanza lungo, e abbiamo pure una presa USB per ricaricare gli altri dispositivi. Questa invece è la retrocamera che adesso vi farò vedere in funzione. Guardiamo anche il contenuto nella scatolina in cartone. All'interno troviamo ovviamente la pellicola con cui è avvolto il dispositivo. Questo è un adattatore per poter utilizzare la presa USB di tipo C quando abbiamo la presa USB di tipo A, quindi un convertitore. Più in basso troviamo un sistema per poter attaccare la ventosa, questa parte è biadesivo. Questo invece è un altro sistema con l'adesivo, utilizzando il sistema con la sferetta, più altri biadesivi, insomma molto accessoriato. Però il particolare questa volta ve lo faccio vedere all'inizio, non ve lo faccio vedere alla fine, che contraddistingue questo dispositivo. Guardate, è il sistema di innesto che è magnetico, quindi quando voi parcheggiate lo rimuovete semplicemente con un gesto. Vi faccio vedere, ipotizziamo di tornare dal nostro parcheggio. Io posiziono il mio dispositivo ed è già pronto, non devo fare nient'altro, posso girarlo, posizionarlo come preferisco. Quando parcheggio in una zona che non conosco e voglio rimuoverlo, bene, basta fare in questo modo, si sfila e si rimette in posizione in un istante. Questa è una grandissima comodità, perché di solito abbiamo la ventosa che va staccata con tutto il supporto, oppure gancetti particolari. In questo modo si fa davvero in un attimo. Questo è il supporto di cui vi parlavo e per cui l'azienda sconsiglia di metterlo sospeso, e quindi io lo tengo sempre poggiato sul mio cruscotto in modo da evitare comunque di gravare con il peso. Non ho mai avuto problemi. E a proposito, siccome tante volte si parla anche del discorso visibilità, vi faccio vedere che in questo modo la visibilità per me non cambia, perché io ho questa altezza alla guida e quindi in questo modo non mi oscura assolutamente la visuale. Questa è proprio l'altezza dei miei occhi in questo momento. Ovviamente la mia visione è più grandangolare, diciamo che io vedo in questo modo, quindi va all'altezza esattamente del cofano. Quando la mettete invece sul parabrezza lo mettete più in alto, ovviamente questo vi impedisce di vedere bene e siete anche soggetti ad eventuali verbali. Ma ora continuiamo a parlare del dispositivo. Allora, innanzitutto è Bluetooth, col dual Bluetooth, quindi vi dà la possibilità di utilizzare l'audio del vostro telefonino sentendolo dalle casse dell'autoradio. Allora accendo la radio e vi faccio sentire immediatamente. Chiamo 155 che non è più attivo come numero del telefono, proprio per evitare di disturbare gli operatori della rete mobile. Guardate, io sto digitando il numero direttamente dal mio telefonino, vi faccio vedere, chiamo e abbiamo il dispositivo che risponde e abbiamo l'audio che si sente dalle casse. Avete visto? Si chiude anche automaticamente, quindi molto comodo questo punto di vista, perché ci dà la possibilità di sentire l'audio in modo nitido senza dover fare collegamenti di cavi, cavetti né altro. Non abbiamo nulla collegato infatti alla radio, direttamente tramite Bluetooth, col dual Bluetooth noi ci colleghiamo alla nostra autoradio e ci colleghiamo al dispositivo e l'audio fa tutto da solo. Lo stesso per quanto riguarda la musica. Se io apro per esempio Spotify e voglio mettere un brano, quello che abbiamo sul nostro telefonino abbiamo anche sul nostro dispositivo. Ovviamente adesso non posso farvi sentire l'audio, vediamo se riesco a farvi sentire eventualmente 2 secondi, perché YouTube altrimenti mi bloccherebbe per copyright. Quindi avete sentito, l'audio arriva direttamente dalle casse della macchina. Ok, quindi si sente benissimo, e se io lo voglio staccare vado qua, si stacca ed è immediato. Quindi questo per quanto riguarda l'utilizzo della telefonia e l'utilizzo di Spotify.
Ma se voglio utilizzare invece il navigatore satellitare, basta semplicemente andare sull'applicazione che vogliamo, ci porterà perfettamente nella zona che vogliamo. Ovviamente metterò anche alcune inquadrature durante l'utilizzo sia di giorno che di notte, e la cosa meravigliosa è che se lo utilizzate con molta luminosità il dispositivo si illumina e arriva a 700 nit, che sono tantissimi. Si va illuminando e si va scurendo da solo in base alla luminosità dell'ambiente. Questa è una cosa davvero comodissima, e quindi anche quando entriamo in galleria oppure quando siamo in alcune zone che sono molto luminose si adegua, così come si adegua quando sono zone molto buie. Adesso guardiamo come funziona la retrocamera. Come vedete la risoluzione è davvero molto alta ed è anche grandangolare. In più abbiamo queste linee guida che ci facilitano nel parcheggio. Il montaggio è semplice, bisogna collegare il cavo di colore rosso che c'è nella dotazione alla luce del retromarcia, vedendo quello che avete alle vostre spalle. Davvero si vede molto bene. Ora diamo un'occhiata per quanto riguarda le varie funzioni. Ovviamente funziona anche con Android Auto. Allora voglio farvi vedere un particolare. Guardate, la mia macchina è della Jeep e qua abbiamo il logo della Jeep. Vi faccio vedere. Io lo spengo, quindi simuliamo di aver spento la macchina. All'accensione automaticamente si accenderà e comparirà il logo della vostra autovettura, nel mio caso Jeep. È possibile cambiare questa e altre impostazioni. Innanzitutto guardate che si collega automaticamente a Apple CarPlay, si è regolata anche la luminosità, compare l'orario e compare la schermata iniziale, già collegato a Apple CarPlay. Però se io voglio andare nelle impostazioni, in questo modo avremo le impostazioni che riguardano le varie impostazioni di Apple CarPlay, ma se vogliamo cambiare le impostazioni del dispositivo andiamo su Jeep. Se non impostate nessun logo, ovviamente qua avrete semplicemente la scritta del marchio. Andiamo però nelle impostazioni. In questo modo possiamo regolare la lingua, l'orario, Bluetooth, come vi dicevo, dual Bluetooth per avere la possibilità di collegarsi all'audio della nostra macchina. Mostra invece ci dà la possibilità di avere la luminosità o automatica, cambio notturno, impostare l'orario e così via. Come vedete qua possiamo gestire col sensore di luce, possiamo decidere quanta luce avere di giorno e quanta di notte. Vi faccio vedere quanto sia luminoso, anche se l'esposizione non aiuta perché si regola automaticamente, però dovreste vedere su per giù qualcosina. Sfondo, ci dà la possibilità di cambiare gli sfondi fra quelli che propone oppure quelli di Apple CarPlay. Questo è invece il logo. Io ho impostato Jeep, ma si possono impostare un'infinità di loghi, sono davvero tantissimi, guardate, sono davvero una marea, quindi in base alla vostra macchina potete personalizzarla completamente. CarPlay Setting invece ci dà la possibilità di decidere sia se avere 60 fps, che è quello che vi consiglio assolutamente, e poi questo qua invece che serve per cambiare eventualmente se si guida per esempio con la guida a destra, abbiamo la possibilità di impostarlo pure, ma noi guidiamo a sinistra. WhatsApp invece vi dà la possibilità non di leggere i messaggi, ma vi avvisa della notifica, eventualmente vi può leggere il messaggio. Poi abbiamo le altre applicazioni che ovviamente possiamo scaricare e decidere di avere nel nostro dispositivo, questo dipende sempre dalle nostre scelte. E come vedete abbiamo anche le informazioni per quanto riguarda la carica della batteria e la ricezione del telefono, quindi adesso prende 5G e la batteria è sotto carica. Tra l'altro con l'ultimo aggiornamento cambia anche questo logo, prima era diverso, adesso abbiamo il pallino che ricorda i vecchi iPhone. Con l'ultimo aggiornamento di Apple c'è questa variazione, e quindi così a lume di CarPlay lume di candela ormai non ci sa più, vi saluto ragazzi. Come avete visto il dispositivo funziona davvero benissimo, e come vi dico sempre io vi faccio conoscere solo i prodotti che funzionano bene, quelli che mi soddisfano, perché me ne hanno mandati già altri di questi dispositivi, tanti ve li ho fatti conoscere, ma tanti altri non li ho nemmeno portati sul canale perché non erano all'altezza. Il display non era granché, la connessione non andava bene, spesso si riavviavano. Questo non si è mai riavviato, è sempre funzionato perfettamente. Ragazzi, per me è promosso. Poi anche per quanto riguarda le connessioni nella parte posteriore, vedete, abbiamo solamente un paio di porte, quello che servono per la retrocamera, quello che serve per l'alimentazione, quindi nulla di eccessivo, semplicissimo da utilizzare. Ripeto, quando si parcheggia in qualche posto dove non vogliamo lasciarlo a vista, si tira con il magnete che ha una ottima tenuta, basta fare leva con il dito e si stacca, non ci sono gancetti, non ci sono sistemi di incastro. Questo serve per poterlo rimuovere facilmente, e a differenza degli altri che invece richiedono qualche manovra in più. Spero che vi sia piaciuto questo prodotto. Vi posso garantire, dato che lo vedrete nella mia macchina ancora per tanto tempo, a meno che non me ne mandano qualcun altro da recensire, allora per il tempo della recensione metterò l'altro, ma poi penso che metterò di nuovo questo, perché per me, per le prestazioni e per tutto quello che ha, è insuperabile.
Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua giù sul pollice all'insù, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti, ero rimasto al buio, e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.